Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali per la prima parte di aprile. Vi ricordo che poi a metà mese pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che parla proprio di come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail se voleste contattarmi. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la forse queste sono un po' troppe, per la prima parte di aprile 2022. La Torre. Amici dei gemelli, periodo di cambiamento anche per voi. Anche per voi perché ho già fatto un altro segno, che aveva la Torre. Quindi c'è quello che è un periodo di cambiamento, in vista o probabilmente siete già, diciamo, in questa fase di cambiamento. Potrebbe essere, causato da voi questo cambiamento, cioè nel senso che siete voi che create, se vogliamo, la torre, oppure potrebbe essere, che sia un evento esterno che comunque crei una sorta di instabilità in quello che è il vostro momento attuale, okay? Andiamo a vedere con gli oracoli che cos'altro ci vogliono dire. Ancora una carta per i gemelli, per piacere, grazie. Queste sono un po' troppe, forse. Andiamo con una carta sola. Non mi vogliono dare okay, è arrivata. La storia è infinita. Wow! Quindi probabilmente potrebbe essere che qualcuno metta fine a questa storia infinita. C'è un qualche tipo di dinamica, un qualche tipo di situazione magari che non riesce a evolvere, che è un po', diciamo così, sempre quella la stessa storia che va avanti, okay, non si riesce ad uscire, diciamo, da quello che è il cerchio, ma avete la torre, quindi adesso io sento che è arrivato il momento di uscire da questa situazione. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono per i gemelli, che messaggi abbiamo. L'imperatrice, abbiamo l'imperatrice, la carta del giudizio. Quindi per qualcuno con l'imperatrice, si potrebbe parlare di maternità o di quello che è la gestazione di un qualche tipo di progetto, okay, o potrebbe far riferimento proprio alla madre, ma magari a vostra mamma, insomma, o una mamma presente all'interno, di questo gruppo, o un personaggio di un certo tipo di potere, se vogliamo, no, se per voi vibrasse come una stesa di lavoro. Abbiamo poi la carta del karma, 6 di coppe. Abbiamo la carta del karma che parla probabilmente o di quello che è un ritornare, mi verrebbe da dire sui propri passi, oppure per qualcuno fa riferimento a una situazione, una relazione, una persona, un avvenimento del passato. Ma giustamente qui abbiamo la carta della storia infinita, quindi c'è qualche cosa molto forte con, la carta del karma e la carta del 6 di coppe che mi fa riferimento a una situazione passata, a una situazione, anche di tanto tempo fa, di tanto tempo indietro insomma. Abbiamo poi un 9 di pentacoli. Il 9 di pentacoli, potrebbe far riferimento al fatto che non si, abbia in questo momento quello che è la spensieratezza o l'indipendenza, se vogliamo, che si vorrebbe. Abbiamo anche un 4 di
di bastoni e fa riferimento a quello che è un'unione felice comunque, fa riferimento a quello che è una sorta di stabilità ed è, una nuova stabilità io sento dopo questa torre, okay? Andiamo avanti, vediamo abbiamo poi un 9 di spade al contrario, quindi è come se steste uscendo da un qualche tipo di forma pensiero, da un qualche tipo di preoccupazione o foste già usciti, Finiamo poi con una regina di pentacoli e qui sento che, è un po' la vostra presa di potere, la vostra presa di potere personale, sia da un punto di vista magari fisico concreto, nel senso caratteriale, cioè se vogliamo un po' imporsi anche, no, ma andiamo a vedere nello specifico perché ci sono queste carte qui per voi. Spiegatemi l'imperatrice per piacere, grazie. Allora, l'imperatrice è spiegata da un cavaliere di bastoni al contrario, da un 4 di coppe e da un 7 di bastoni. Mhmm Può far riferimento al fatto che qualcuno non si sia fatto avanti o che non ci sia stato quella azione, se vogliamo, determinata inerente a quel tipo di progetto di gestazione di cui parlavamo all'inizio. Sento che molti fatemi vedere il karma, sento che molti sono un po' troppo, se vogliamo, focalizzati, su quello che è, se vogliamo, il bicchiere mezzo vuoto, ecco, diciamo una cosa di questo genere per farmi capire, okay? Allora, la carta del karma è spiegata da un 9 di pentacoli, che comunque era già uscita qui, e abbiamo un 6 di spade al contrario. Qui c'è la necessità di distanziarsi, di allontanarsi, probabilmente da un qualche tipo di nucleo che potrebbe essere familiare, potrebbe essere anche magari relazionale, nel senso che potrebbe essere un vostro partner, una vostra partner, insomma. C'è il bisogno di fare questo tipo di allontanamento, ehm, è come se non vi sentiste pienamente indipendenti nel caso in cui facciate questo cambio o dopo questo cambio di cui mi parla la torre. Andiamo a vedere il 6 di coppe per piacere. Abbiamo un fante di bastoni e il giudizio un'altra volta è la stessa carta. Guardate, per qualcuno sento che, fa riferimento a una relazione, di coppia, dove sento che è forte un po', il ricordo di quello che era ai primi tempi, di quello che era agli inizi, di quello che era le prime volte. C'è tanto riferimento al passato. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli per piacere, grazie. C'è tanto riferimento a quello che era il passato, gli inizi se vogliamo, anche l'infanzia. Magari c'è questa persona che vi ricorda l'infanzia, certi tipi di atteggiamenti o un qualche tipo di situazione che va avanti da lungo tempo però. E guardate, è uscito un'altra volta il 4 di bastoni. Mhmm, è come se avete 2 volte il 4 di bastoni e 2 volte il 9 di pentacoli. C'è qualcuno che ha bisogno di cercare una propria stabilità. Il 4 di bastoni fa riferimento alla firma di nuovi contratti, se è quello che state aspettando. Potrebbe essere la firma per una casa, per un contratto di una casa, okay. Ehm, è una è come se aveste bisogno di cercare la vostra stabilità. La torre anche molte volte fa riferimento proprio a quello che è una casa di mattoni, diciamo. Andiamo a vedere il qua grazie. Allora, il 4 di bastoni è spiegato dal 4 di spade al contrario, dalla ruota della fortuna al contrario, asso di pentacoli al contrario e la giustizia. Sento che c'è qualcuno che ha diciamo così, ricevuto quello che potrebbe essere una sorta di ingiustizia. Le cose non son cambiate esattamente come voi le volevate, però avete comunque la carta della giustizia, quindi in qualche modo una sorta di giustizia divina arriva. Se state aspettando un qualche tipo di sblocco a livello burocratico, arriva.
Sento che c'è un qualche cosa che una firma, un documento, un bollo, un come un timbro che arriva. Andiamo a vedere il 9 di spade al contrario. 2 carte per piacere, grazie per il 9 di spade. Sì, comunque, ha molto a che vedere con la vostra indipendenza, sia da un punto di vista economico e pratico, ma anche da un punto di vista decisionale, cioè essere indipendenti nel decidere qualcosa. Allora, il 9 di spade al contrario è spiegato dalla carta del sole e dalla regina di coppe. Allora, potrebbe essere che ritroviate quello che è una vostra forza interiore, che è la carta del sole. La carta del sole indica protezione, indica capacità di giudizio, indica proprio qualche cosa che cresce. E avete anche la regina di coppe al contrario, che rappresenta un po' quello che è l'energia materna per eccellenza, che è l'energia con cui iniziavamo la stesa. Okay, quindi per qualcuno si tratta di lasciarsi indietro, se vogliamo, il desiderio di diventare genitore, okay? Ehm, Mentre per qualcun altro fa riferimento, a quello che è un prendere contatto con il proprio bambino interiore, con la propria emotività, con le proprie insicurezze anche, mi verrebbe da dire. Fatemi vedere la regina di pentacoli per piacere, grazie. Per qualcuno sento che vibra come una separazione, ehm, dove diciamo è importante questa situazione della casa perché ci sono dei figli di mezzo, okay? Allora abbiamo un 7 di coppe, andiamo a vedere che altro, ancora una carta per piacere, grazie per gli amici dei gemelli, e 3 di coppe. Una carta ancora per il 7 di coppe. La regina di spade. Allora, al contrario, potrebbero esserci diverse possibilità di, diciamo così, risolvere questo tipo di questione o di far andare avanti questo tipo di situazione. Fate attenzione solo perché avendo la regina di spade al contrario, manca forse quello che è un po' la pianificazione, manca forse un po' quello che è, una sorta di ordine mentale, una sorta di organizzazione per riuscire a far fronte a quelle che sono tutte le possibilità che vi si possono, prospettare, okay, da in avanti diciamo. Per qualcuno questa regina di denari, potrebbe far riferimento a una persona che vi viene in aiuto, che vi viene in soccorso, mh. Potrebbe essere un parente, laterale, quindi magari un fratello, un cugino o anche un amico, mh. Comunque quello che vi dico, il 4 di bastoni c'è, sento che avete voglia di trovare, diciamo, una sorta di tranquillità, una sorta di indipendenza, avete bisogno di lasciarvi indietro determinate cose, avete bisogno di lasciarvi indietro la torre probabilmente. C'è quello che è un risveglio spirituale, visto che abbiamo comunque anche 2 volte la carta del giudizio, c'è una presa di consapevolezza maggiore se vogliamo, okay, e difatti la vedo anche qui perché è un po' come sanare il proprio bambino interiore, è un po' come imparare ad amarsi di nuovo se vogliamo, okay? Bene, visto che nei commenti mi chiedete, di parlare anche ogni tanto della situazione finanziaria, andiamo a vedere un po' che cosa ci dicono per la vostra situazione, per il flusso, diciamo così, monetario di questo periodo, okay? Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, potete condividere e commentare. Abbiamo nessuna cosa. Il maestro e stress. Dunque,
Io le sento carte di buon auspicio. In questo senso, la prima lettura così che mi è venuta di getto è stata in questo momento, anche se in questo momento potrà sembrarvi assurdo perché siete in una situazione proprio di, torre e quindi dove tutte le vostre sicurezze crollano, dove tutto quello che è, ehm, diciamo la vostra base, potrebbe venire a crollare. Nonostante vi sembra di essere in mezzo al nulla, nonostante vi sembri così di essere, stati distrutti completamente, ricordatevi che sta è intrinseca in ognuno di noi la capacità di manifestare quello che è il proprio mondo, la propria realtà, okay, bisogna iniziare a visualizzare, a controllare i pensieri che si fanno per visualizzare la propria realtà e poi bisogna lasciare andare lo stress. Nel senso che ad un certo punto, una volta che si fa questo tipo di lavoro, ehm, bisogna, diciamo così, focalizzare l'attenzione e poi lasciare andare, cioè si va avanti, si continua con la propria vita e intanto questo stress lo si lascia andare indietro. Ehm, il maestro, scusate, rappresenta la carta del matto, quindi parla di nuovi inizi, parla di fare un salto di fede, parla dell'avere fiducia nella vita, Io vi dico, avete anche la carta della giustizia, la giustizia divina in qualche modo arriva e vedo che andate comunque verso quello che è una situazione forse un po' migliore rispetto a quello che era la prima parte, della lettura, Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine, andiamo a vedere che cosa hanno da dirvi. Diciamo che forse non è un cambiamento che, avviene proprio la seconda parte della lettura intendo, diciamo la seconda metà. Non è, un qualche cosa che arriva in modo proprio così veloce, però arriva, Bene, che messaggio dobbiamo ancora andare agli amici dei gemelli? Abbiamo coerenza, quando per coerenza si intende, essere allineati con se stessi, pensare una cosa, dire la stessa cosa e comportarsi in linea, mh. E poi discernimento. Quindi quello che sento è che, c'è bisogno di fare quello che è un lavoro, se vogliamo, di separazione tra quello che è vostro e quello che è degli altri, che forse è un po' il lavoro che viene a fare la giustizia, no, nel senso bisogna dividere, bisogna tagliare quello che non serve più, mh? Bene, cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi dico, a livello economico, non vedo grossi movimenti monetari, ma, né nel bene, cioè non ci sono né grossi arrivi né grossi dispendi, diciamo così. È un momento dove avete bisogno di focalizzarvi forse di più su quello che è il creare a livello energetico la vostra realtà. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che la lettura vi sia stata utile. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.